Salute a tutti! Nelle giornate del 6 e del 7 giugno vennero ascoltati diversi testimoni sulla questione degli appunti che Pacciani aveva scritto sui fogli del blocco Schizzenbrunnen. Si voleva appurare se quegli appunti avessero avuto delle rispondenze al vero e in effetti si trovò diverse persone che raccontarono che effettivamente Pacciani aveva fatto quelle cose che aveva scritto. Questo naturalmente non dimostrava che Pacciani avesse scritto quegli appunti nelle date che c'erano sopra. Pacciani poteva tranquillamente averli ricopiati, ma questo è un argomento che abbiamo già visto. Nella giornata del 6 ci furono due testimoni diciamo più importanti per l'accusa. Erano due coniugi che avevano conosciuto Pacciani quando abitava a Vicchio, prima che entrasse in carcere, quando erano ancora ragazzi. Questi coniugi si chiamavano Palmerio Metaponti e Iris Martelli. Loro dissero che, allora, innanzitutto, come diverse altre persone, cercarono di prendere il più possibile le distanze da Pacciani, dicendo che l'avevano conosciuto soltanto di vista e compagnia bella. Però in istruttoria gli era stato strappato qualcosa in più, che poi gli venne contestato durante il dibattimento. Comunque leggiamo uno scambio tra il marito, Palmerio Metaponti, e il PM. PM, senta una cosa, e dopo che lei è venuto via da Vicchio, l'ha mai vista? Questa persona, si intende, femminile persona, Pacciani. Cioè questo nel 61, questo Metaponti venne via da Vicchio, vicino a dove abitava Pacciani. E il PM gli chiede se da allora Pacciani era entrato in carcere nel 51, se poi dopo che era uscito di carcere nel 64 l'aveva rivisto. Io no, risponde Metaponti, dopo non l'ho rivisto più. È mai venuto a trovarla? Una volta. Oh, allora perché dice che non l'ha mai più visto? Una volta l'è venuto, dice Metaponti. PM, uno che non conosce, che non ha mai visto, sta a 5-6 km di distanza, cioè all'epoca stava, dice Metaponti, a 5-6 km di distanza, dice è venuto a trovarmi, però io non l'ho mai più visto. È venuto a trovarmi quando stavo qua giù, dice Metaponti. Oh, allora ci spiega come mai uno che lei non conosceva, che tiene tutte le distanze che ci ha spiegato, in un'epoca successiva la viene a trovare? Innanzitutto lei gli aveva comunicato il suo indirizzo? No, io no davvero. Allora cominciamo. Quando è venuto a trovarla e dove? Qui a Bagna, risponde Metaponti. A Bagna, all'Impruneta. Bagna sarebbe una frazione di Impruneta. In che anno non me lo ricordo. L'anno scorso, 10 anni fa, chiede il PM. No, sarà anche 10 anni fa. Lei se lo vede arrivare in casa, io lo vidi arrivare lì con le sue figliole. Ma perché Pacciani andò all'Impruneta a trovare questo signore che era una conoscenza, almeno la dice lui, di vista della sua gioventù? Il motivo c'era, il PM lo sapeva. PM, e gli chiese il motivo della visita e come aveva avuto il suo indirizzo? No, non mi chiese nulla. Il PM, no. Lei chiese a Pacciani il motivo di questa visita improvvisa? No, dice Metaponti. Allora, il PM insisté a lungo per farsi dire il motivo di questa visita di Pacciani, cosa si erano detti, ma Metaponti proprio non ne voleva sapere di raccontarlo, continuava a negare che non sapeva perché era andato, che non dissero niente e compagnia bella. Alla fine il PM fu costretto a fare quello che aveva già fatto con tanti testimoni e che avrebbe fatto anche con altri, a tirar fuori il verbale. Il verbale glielo lesse. Lei dice in questo verbale, che era stato redatto davanti alla SAM, adesso non so quando, ma insomma un paio d'anni prima. Il Pacciani, dopo aver parlato del più e del meno ed averci detto i tanti mestieri imparati durante la detenzione per l'omicidio di un uomo che nel 51 aveva sorpreso in intimità con la Miranda, il Pacciani ci chiese a me e a mia moglie dove abitava attualmente Miranda. Non è vero questo? Dice il PM. Sì, questo l'ha chiesto, ma io non lo so, io non sapevo dove abitava. Io le ho chiesto cosa le chiese il signor Pacciani, lei mi ha detto, non mi chiese nulla, e invece le chiese dove abitava Miranda Pugli.
L'ha chiesto alla mia moglie, dice Metaponti. Lei era presente? Io sì ero presente. Povero uomo. Lei sapeva o sa dove abitava in quel momento, cioè negli anni 83, 84 o anni così, dove abitava Miranda Bugli? Io no. Sua moglie lo sapeva? Non lo so. Lei è lì, ora viene anche lei. Lei è lì nel senso che doveva deporre anche lei. Glielo chiediamo. Sa se al Pacciani fu risposto dove abitava Miranda Bugli? Perché gli rispondeste? No, questo non lo so. Allora, questi due coniugi non è che fossero del tutto estranei a Miranda Bugli, perché mi pare che la sorella di questa Iris Martelli, la moglie di Metaponti, aveva sposato il fratello di Miranda, per cui la sorella di Iris Metaponti era cognata di Miranda, cioè era un po' una parentela acquisita un po' distante, ma comunque c'era. Insomma, anche la donna non volle assolutamente dire nulla di quello che si erano detti Pacciani con loro, non volle dire nulla. Non disse che gli aveva indicato dove abitava Miranda, però insomma doveva saperlo perché c'era questa parentela. Leggiamo cosa scrissi io nel mio saggio. Abbiamo già visto che l'accusa assegnava al tradimento dell'antica fidanzata il compito di spiegare il perché Pacciani se la sarebbe presa con delle coppie di ragazzi innocenti. Più tardi sarebbe arrivata quella della vendita dei feticci. Allora, questa, diciamo, durante il processo Pacciani, alla ricerca, questo l'abbiamo già visto, comunque ripetiamolo, per la ricerca delle motivazioni di Pacciani a uccidere, l'elemento più principale, quello forse anche più coreografico, era la questione del tradimento di Miranda, del seno sinistro e compagnia bella. Poi sappiamo che ai tempi dei compagni di merende sarebbe venuto fuori il commercio dei feticci. Ecco, io nel mio saggio mi chiedo quali delle due è più assurdo. Io non so, ognuno di voi si dia la sua risposta. Per dimostrare la presenza in lui di una vera e propria ossessione per la figura di Miranda, furono convocati due coniugi, e questo l'abbiamo visto, no? Senza essersi mai più incontrati dagli anni della gioventù, un giorno della primavera del 1986, Pacciani si era recato a trovarli nella loro casa colonica a Impruneta, assieme alle figlie, probabilmente in occasione di una festa di paese, e parlando del più e del meno aveva chiesto loro se sapevano dove abitava Miranda. Cioè la mia ipotesi, dall'idea che io mi sono fatto, non è che Pacciani con le figlie era andato lì di proposito perché voleva sapere dove abitava Miranda. Era andato lì in Pruneta con queste sue figlie e era andato a trovare queste persone, si vede che aveva saputo che abitavano lì. E ne parlando gli chiese dove abitava Miranda. Questa è un'ipotesi mia, io non la posso dimostrare. D'altra parte nemmeno l'accusa poté dimostrare che Pacciani era andato lì per chiedere proprio di Miranda. Per l'accusa l'episodio dimostrava che Pacciani era alla costante ricerca della donna, una convinzione del tutto condivisa dal giudice di primo grado. In sentenza questa storia sarebbe stata ripresa. Eppure, e qui faccio una mia considerazione, proprio quell'episodio avrebbe dovuto smontare l'azzardata tesi, poiché Miranda Bugli si era trasferita da Scandicci a Montelupo Fiorentino nel giugno 1984. Allora, Miranda Bugli aveva abitato a Scandicci per diversi anni, poi si era trasferita nel giugno 84, cioè prima del delitto di Vicchio, a Montelupo Fiorentino. Pacciani evidentemente non lo sapeva. Se era andato a chiedere era rimasta lì, non è che poi si era spostata, era rimasta lì e abitava tuttora lì quando ci fu il processo, per cui diciamo, Pacciani andando a chiedere dove abitava Miranda Bugli a questi due coniugi dimostrò di non sapere dove abitava. Questo vuol dire che per 2 anni Pacciani non aveva saputo nulla della supposta ossessione della sua vita, mentre nel frattempo avrebbe commesso 2 duplici omicidi con il pensiero rivolto a lei, per uno scenario molto poco credibile. Insomma, cioè questa storia, io non lo so perché non mi sembra che nessuno se ne sia accorto, ma dimostra proprio che Pacciani questa ossessione non ce l'aveva, perché se no, insomma, gli sarebbe sfuggito così per tanti anni
che Miranda Bugli si era trasferita da Scandicci a Montelupo Fiorentino, se andava a chiedere questa informazione a questi due coniugi, no? Allora, cioè, aveva fatto questi due delitti e non sapeva dove abitava Miranda Bugli, perché qui c'è tutta la storia che lui fa il delitto qui perché c'è Miranda Bugli lì e compagnia bella, no? Cioè, è una cosa che non regge, evidentemente. Ma il giorno dopo, allora, questa testimonianza dei coniugi era preparatoria a quella che sarebbe stata il giorno dopo la testimonianza di Miranda Bugli. Ecco, io prima di leggere qualcosa, qualche scambio e fare qualche considerazione, vorrei leggere un passo del libro di Liliana Elisei, Signori la Corte, dove l'autrice descrive proprio Miranda Bugli, anche se non ne fa il nome. Leggiamo, perché è un passo molto interessante, è anche bello. L'ex fidanzata esordisce in tribunale chiedendo di deporre a porte chiuse. Il giudice si ritira per deliberare. Esce dalla camera di consiglio, diniego per le porte chiuse. La ex pastorella si siede e intanto stupisce tutti per il suo aspetto gradevole, di bella donna direi. Lo stupore continua per la sua proprietà di linguaggio, appropriato e non solo. È molto accorta nel non cadere in certe trappole che i legali di parte civile e soprattutto il PM abilmente le preparano sotto forma di domande. In sostanza le si vuole far ammettere che il suo ex fidanzato l'abbia perseguitata a distanza, magari controllando a sua insaputa i suoi spostamenti, ma questo abbiamo visto che non era vero. Che i delitti maniacali sono stati commessi per lei, per quel suo tradimento sfociato nel primo delitto. In ogni residenza, dopo un po', nelle vicinanze succedeva un nuovo episodio. Ma lei si schermisce, non rivide il Pacciani, che una sola volta, pochi minuti, un incontro da persone civili, con saluti e reciproci auguri per le rispettive famiglie. È tutto. Questa signora, che intanto si congeda, ci dà un positivo esempio. Ha avuto un esordio difficile agli albori della vita. Ha forse sbagliato, ha pagato, ha voltato pagina, incamminandosi per i giusti binari, sicura e serena finalmente. 3 figli da un matrimonio felice e duraturo. Si merita tutto il rispetto della società. La signora, di cui non trascrivo il nome, ci dà una lezione di comportamento. Ma leggiamo le frasi principali dello scambio principale con il PM, quello che voleva dimostrare che Pacciani era sempre alla sua costante ricerca. PM, in tutti questi anni, ha mai più visto il signor Pacciani? L'ho visto nel periodo che ero su a Rincine, a Londa, sì, Rincine è una frazione di Londa, che è un comune lì del Fiorentino. Alla fine del 69, penso. Lei l'ha visto una volta sola dopo il fatto del 51, chiede il PM. Sì, in questa occasione. Venne lui a trovarla? Sì, venne lui a trovarmi. Le preannunciò questa visita? No, comparve così, una mattina. Le suonò al campanello? C'era il suo nome? No, non suonò nessun campanello perché la porta era aperta. È arrivato così, davanti alla porta. Quanti anni era che non lo vedeva? Dal 51, cioè dai tempi del delitto, dal 52 probabilmente, inizio 52, quando ci fu il pronunciamento del processo. E lei lo riconobbe subito o non capì chi era? Un po' impressionato, ma l'ho riconosciuto, lì per lì mi sono un po', non impaurita, ma insomma un po' impressionata. Non si aspettava questa visita, dice il PM. Non l'aspettavo, non mi aspettavo la visita. In tutti questi anni non le aveva mai scritto? Non si era mai fatto vivo con lei? No. Mai. È sicura di questo? Sì? Io non ho mai ricevuto niente. Le chiese lei, come hai fatto a trovarmi? Alla domanda del PM. No, lui veramente mi ha detto che aveva chiesto di mio marito e che gli avevano detto che si stava lì. Come faceva il signor Pacciani? Glielo chiese a sapere che lei era sposata, se era 20 anni che non vi vedevate. Questo non lo so, risponde la donna. Gli chiese come l'aveva rintracciata. Sì, gli ho chiesto come ha fatto e mi ha detto che era una fiera e che era venuto su. Mi scusi, non l'occasione.
Come aveva fatto a sapere che lei abitava lì? Non credo di averglielo chiesto. Mi sembra proprio di no. A me mi ha chiesto di mio marito, io gli ho detto che non c'era, era al lavoro, non era lì presente. L'unica cosa che mi ha detto, che lui si era sposato, io mi sono sposata, lui aveva 2 figli e io ne avevo 3. La vita era andata come era andata e ognuno per conto suo, tutto qua. Leggiamo il mio saggio. La vita era andata come era andata e ognuno per conto suo, tutto qua. In quale altro modo la signora avrebbe potuto meglio spiegare quali erano diventati i rapporti con Pacciani, rispondendo nel contempo alle illazioni dell'accusa? Miranda Bugli dovette rispondere anche a domande inerenti al diritto di Signa. Dal 61 al 69 aveva abitato all'Astra a Signa, il paese della famiglia Mele, e la singolare coincidenza era venuta in aiuto agli inquirenti per tentare di addebitare a Pacciani anche l'uccisione di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, risolvendo una volta per tutte il problema del passaggio della pistola. Durante la ricostruzione del duplice omicidio, il PM si era speso per dimostrare che il racconto di Stefano Mele non si accordava con i dati obiettivi rilevati sulla scena del crimine, dissertando in particolare di punto di sparo, ferite sulle vittime e posizione dei corpi, ma ben prima di lui Rotella aveva già ritenuto non credibile quel racconto, quindi alla fine non si fece altro che scoprire l'acqua calda. A Miranda Bugli fu chiesto dove si trovava il giorno del duplice omicidio, se ne aveva sentito parlare, se conosceva i protagonisti. La donna non conosceva i Mele, li avrò anche visti passare, ma non sapevo chi erano. E quando i figli terminavano la scuola partiva per il mare, per tornare a settembre, quindi il giorno dell'omicidio non era all'Astra. Visibilmente contrariato, il PM cercò di mettere in difficoltà la Teste, chiedendole conto del perché non aveva riferito della sua assenza durante le precedenti dichiarazioni alla polizia. Ma la donna non si lasciò intimidire, semplicemente se n'era ricordata dopo. Alla figura di Miranda si legava poi il suggestivo argomento del seno sinistro. Con davanti la protagonista della tanto discussa scena primaria, il PM avrebbe potuto approfondire l'episodio della mammella scoperta, ma se ne guardò bene, poiché la donna all'epoca non l'aveva mai confermato. Insomma, questa storia del seno sinistro sarebbe stato un momento buono per discuterne, no? Per chiederle com'era andata, però il PM sapeva bene che nel 1951 questa storia del seno sinistro l'aveva tirata fuori soltanto Pacciani. Lei aveva negato che ci fosse stato un contatto fisico tra di loro dopo l'omicidio, per cui insomma non era nemmeno il caso di tirar fuori l'argomento. Ma diamo un'occhiata all'articolo dell'Unità del giorno dopo e vediamo: al processo Pacciani parla l'ex fidanzata, giorno no per il PM. Questa deposizione di Miranda Bugli, qui vediamo anche l'articolo della Stampa, trasformò Pacciani in killer, ieri l'ha liberato da un incubo. L'ex fidanzata dell'agricoltore ha deposto in suo favore. Insomma, questa deposizione di Miranda Bugli fu vista dai giornalisti, ma da tutti, insomma, come un buco nell'acqua dell'accusa, no? Perché si sperava che questa testimonianza avrebbe fornito materiale per dimostrare qual era la motivazione dell'uccidere di Pacciani, e invece non dimostrò proprio nulla. Abbandoniamo l'argomento di Miranda Bugli per parlare di un altro testimone di quel 7 giugno, un testimone, anzi è più di un testimone, erano 3 testimoni di tipo tecnico, fino adesso abbiamo dato un'occhiata ai testimoni, testimoni normali, classici, no? Adesso cominciano a emergere verso la fine del processo, dopo che all'inizio c'era stata la ricostruzione degli omicidi, poi c'erano stati tutti questi testimoni, poi più avanti cominciarono a venire fuori testimoni tecnici, alcuni testimoni tecnici. In questo caso, al 7 giugno, furono sentiti Carlo Fazzari, Brunetto Chiarelli e Mario Cianciulli. Queste 3 persone erano state incaricate di valutare quale poteva essere stata la statura di Pacciani durante gli omicidi, nel periodo degli omicidi. Questo lo sappiamo, no? Sappiamo che la perizia De Fazio, che era stata commissionata dalla stessa procura, aveva messo lì un elemento che poco si accordava
con il personaggio Pacciani, cioè ne aveva messi tanti, no? Ma questo, insomma, abbastanza evidente, era quello della statura. Cioè i periti di Modena avevano stabilito che l'assassino di Giogoli, per i fori di proiettile sul furgone, doveva essere alto, 1,80 e più. Il loro era un calcolo sbagliato, io questo l'ho dimostrato nella mia ricostruzione del delitto, ma in ogni caso un calcolo un pochino, a mio parere, un pochino più corretto, porta comunque ad avere una statura dello sparatore superiore al metro 80 e anche superiore. Vabbè, diciamo che all'epoca i miei conti, i miei calcoli non c'erano ancora, nessuno li conosceva, c'erano però quelli di De Fazio. Si cercò di stabilire qual era la statura di Pacciani all'epoca, perché la statura di Pacciani al momento era un po' bassina, ma sentiamo. Sentiamo cosa disse. Allora, il Fazzari innanzitutto disse che la statura del 94 era stata misurata, la statura al minuto del processo era 1,64, è un po' bassina. Ma quanto era quella di qualche anno prima, di 10 anni prima? Con gli esami fatti è venuto fuori che il signor Pacciani ha delle gravi alterazioni artrosiche a livello particolarmente della colonna vertebrale, il che certamente condiziona quella che può essere l'altezza nel tempo. Cioè, in sostanza, questa artrosi della colonna vertebrale aveva, secondo questo consulente, abbassato la statura di Pacciani, che appunto era arrivata a 1,64, per cui qual era per esempio nell'83 a Giogoli. Un altro dato che c'era, che i consulenti ebbero a disposizione, risaliva al 1943, quando Pacciani al militare era stato misurato, aveva 18 anni ed era alto 1,65. Allora i tre periti, in base a questi due dati, 1,65 nel 43, 1,64 nel 94, nell'83 quant'era? Risalire, sempre Fazzari, risalire al massimo sviluppo scheletrico porterebbe a una media intorno a 1,70. Dal punto di vista clinico, considerata l'altezza attuale, noi siamo arrivati a considerare certamente non inferiore a 1,67, ovvero sia la perdita di 3 cm negli anni per la patologia esistente. Il foglio matricolare ci dice 1,65. Chiarelli, a noi i risultati tornano intorno a 1,70 con 4 metodi diversi. Questa statura di 1,70 dovrebbe risalire intorno ai 30 anni, per cui 1,70 non è la statura dell'83, perché nell'83 Pacciani ne aveva quasi 60. 1,70 al momento del massimo sviluppo, quando aveva 30 anni. Per cui, ammesso decrementi vari, si può fare i calcoli per il periodo, a mio avviso, 1,68. Presidente, nell'83-85? Sì, questa è l'approssimazione, ma abbastanza precisa. Dunque, a Giogoli, Pacciani sarebbe stato alto 1,68. Ma Chiarelli disse una cosa interessante. Al di fuori del quesito che ci è stato posto, ecco qui c'è sempre questo eccesso di zelo dei consulenti, così da vecchio medico legale mi sono permesso di misurare la distanza del gomito destro dal terreno, 118 cm, e questo però il gomito destro dal terreno cosa conta per quanto riguarda l'altezza riguardo gli spari, e della acromion, cioè dell'estremità della spalla dal terreno, e questa è molto più importante, è risultata 140. Allora bisogna dire che se l'altezza di Pacciani, cioè qui, era 1,40, questa sua altezza era incompatibile con i fori sul pulmino dei tedeschi. Allora abbiamo visto che c'era un foro a 1,50, per cui quel foro lì, se Pacciani avesse mirato, e quello era il primo sparo, avesse mirato a braccio teso avrebbe sparato in cielo, perché se la spalla è 1,40 e il foro è a 150, il braccio sarebbe stato ad alzato, diciamo, rispetto all'orizzontale. Ma anche gli altri non erano compatibili. Gli altri fori erano 140, 2 e 137 gli altri due. E Pacciani avrebbe dovuto
In ogni caso, tenendo il braccio teso, avrebbe sparato sempre, non avrebbe colpito i corpi dei ragazzi. Avrebbe dovuto sparare alzando la pistola in questo modo, una posizione che non è molto naturale. Sicuramente comunque il primo sparo con il foro a 150 cm non poteva averlo fatto lui. Abbiamo incontrato dei tecnici che mentre il processo si avvicinava alle sue battute finali furono sempre più numerosi, ogni tanto poi venne anche interpellato qualche classico testimone. Ecco, tra questi testimoni che vennero interpellati c'erano quelli che servirono proprio a introdurre le prove materiali che poi sarebbero state oggetto di discussioni da parte dei tecnici. Le prove materiali presentate dal PM in dibattimento erano sostanzialmente tre: l'asta guidamolla con annessi i due stracci che l'avevano avvolta, la cartuccia trovata nell'orto e gli oggetti dalla Germania, tra i quali primeggiava il blocco Schizzenbrunnen. Prima di dare spazio ai periti e ai loro esami tecnici, il PM cercò di collocare nel modo migliore questi oggetti nello scenario, facendo deporre i testimoni sulle circostanze dei recuperi, sulle identificazioni, sui legami con l'imputato. Riguardo l'asta emerse l'episodio probabile origine della probabile macchinazione. Due amiche, Tiziana Battoli e Nicoletta Fantappiè, sentite in aula il 1° giugno, mi sembra che l'ho accennato questo, avevano visto, mentre stavano facendo footing, Pacciani e la moglie in un bosco vicino a Mercatale, il primo seduto, la seconda forse intenta a cogliere dei fiori. Niente di sospetto quindi, anzi, l'uomo si era anche lasciato andare a una battuta scherzosa: bambine che correte, ma 4-5 giorni dopo era iniziata la maxi perquisizione, per cui siamo a aprile 92. Un fatto clamoroso, capace di rendere significativo agli occhi delle protagoniste l'altrimenti trascurabile episodio. Ripensandoci, infatti, avevano sentito il bisogno di raccontarlo agli amici, uno dei quali lo aveva poi riferito ai carabinieri, che naturalmente erano subito andati a cercarle e le avevano interrogate. Ecco, allora, nella sua terza deposizione, il 15 giugno, le altre erano state il 23 maggio e il 13 giugno, sarebbe poi seguita una quarta il 22 giugno. Sto parlando di Perugini, che fece quattro deposizioni. Perugini si ricollegò all'avvistamento, pur senza indicarlo direttamente, ma dubbi non ce n'erano, era quello, perché l'Angiolina non usciva mai quando c'era lui, raccontando di una poliziotta in borghese che aveva seguito Pacciani e la moglie mentre si dirigevano verso la medesima zona, con in mano delle buste di plastica. Era Paola Baghino questa agente, che avrebbe deposto l'8 luglio, un po' più avanti. La gente però era dovuta tornare indietro per non insospettire l'indagato, che nel suo memoriale del 7 marzo 93 aveva comunque scritto di averla vista e salutata. Insomma, la giornata probabilmente fu quella. Questa gente aveva seguito Pacciani e l'Angiolina, che erano andati lì in campagna, non è che uscissero spesso, uscivano poco, questa li aveva seguiti, poi avendo paura che se ne fossero accorti era tornata indietro. Poi loro erano stati visti da queste due ragazze che facevano footing, erano state viste lì, dove poi sarebbe stata, secondo l'anonimo che mandò la lettera, sarebbe stata trovata quest'asta guidamolla. Fu senz'altro quello l'episodio dal quale prese spunto chi costruì la falsa prova dell'asta guidamolla, con forze e anche ambizioni poi non del tutto sviluppate. Infatti, essendo avvenuto prima della maxi perquisizione, per suo tramite si sarebbe persino riusciti a spiegare il mancato ritrovamento della pistola nell'orto, che non c'era, poiché, smembrata, giaceva chissà dove, con il piccolo perno di metallo, unico pezzo rimasto in mano a Pacciani, forse come ricordo, da lui opportunamente nascosto appena in tempo. Ma questo ragionamento non sembra sia mai stato proposto. Questa è una supposizione che faccio io, sia ben chiaro. Cioè io faccio la supposizione che chi aveva architettato questa storia dell'asta guidamolla inviata con i pezzi di stoffa del lenzuolo delle figlie di Pacciani poteva aver avuto in mente questo piano perverso, quello di dire non è stata trovata la pistola perché questa pistola Pacciani se ne era liberato già da tempo, aveva tenuto
quel perno come ricordo e prima che fosse troppo tardi, che qualcuno glielo trovasse, era andato a nasconderlo prima della maxi perquisizione. Questa è un'ipotesi che faccio io, ma non è così improbabile, no? Che chi aveva architettato questa cosa avesse pensato questo, però poi in pratica non venne fuori una storia del genere. Riguardo la cartuccia, il racconto di Perugini, il 15 giugno, sullo strano scintillio di un oggetto imbozzolato in un grumo di terra, fu confermato da due suoi colleghi presenti nell'orto e chiamati subito, Paolo Scriccia e Pietro Firlici, entrambi sentiti il 22 giugno. È inevitabile stigmatizzare la modesta incisività degli interventi della difesa, che avrebbe dovuto insistere ben di più nel chiedere chiarezza sulle fortunatissime e sospette coincidenze del ritrovamento, nonché sulle frettolose modalità di recupero. Allora, qui continua il mio saggio. Oggi leggo molto il mio saggio perché io non trovo parole migliori di quelle che avevo scritto all'epoca. In merito al blocco e agli altri oggetti di possibile provenienza dal furgone di Giogoli, l'accusa aveva il suo asso nella manica nella sorella di Horst Mayer, Heidemarie, la cui presenza, a dire il vero, neppure sarebbe stata necessaria. E qui ricordo che le dichiarazioni di Heidemarie erano state verbalizzate durante una rogatoria internazionale, cioè quando Perugini era andato in Germania e le aveva raccolte. E allora, quelle dichiarazioni facevano testo, erano come un incidente probatorio, cioè facevano testo, erano state inserite nel fascicolo che venne dato al giudice, il giudice ce l'aveva. Però naturalmente non sarebbe stata la stessa cosa contare su quelle dichiarazioni rispetto a proporre la figura della ragazza con tutta la sua legittima sofferenza in aula, no? Questo scrivevo io all'epoca. La procura non volle lasciarsi sfuggire l'occasione di mostrare a tutti la legittima maschera di dolore della donna, con la quale la difesa non si sentì di scontrarsi. E c'è anche da dire questo, cioè la difesa di Pacciani, che già era abbastanza molle rispetto alla potenza dell'accusa, di fronte al dolore di questa povera ragazza non è che si sentì di infierire, no, eppure ne aveva di motivi per contestarla, perché la ragazza raccontò qualche bugia. Sicuramente una bugia che raccontò fu quella del blocco che avrebbe comprato il fratello e che lei avrebbe tenuto per ricordo, blocco nuovo, che riportava un prezzo che era successivo alla morte del fratello, per cui questa era una bugia. Poi la cosa più grossa che la difesa Pacciani non fece emergere fu quella che questo ragazzo, che avrebbe disegnato continuamente su questo blocco, sui fogli di questo blocco, però la sorella non portò nemmeno un suo disegno. Perché? Se Heidemarie non mostrò nessun disegno realizzato dal fratello, in compenso aveva con sé 2 scatole e 2 mazzi di matite che asserì fossero state usate da lui, tra le quali si potevano ritrovare marche e tipologie di quelle sequestrate a Pacciani. Pur con qualche esitazione la difesa si oppose alla loro acquisizione agli atti, ma il presidente non raccolse, anzi, secondo lui, quelle matite avrebbero alimentato qualcosa di più di un semplice sospetto, come avrebbe scritto poi in sentenza. Ma allora qui Heidemarie disse che il fratello aveva lasciato la sua valigetta con tutto il materiale da disegno, l'aveva lasciata a casa, non se l'era portata dietro, e questa è una dimostrazione che il fratello non è che era andato in vacanza portandosi dietro questo blocco perché voleva fare dei disegni, se no si sarebbe portato dietro la sua valigetta con tutto il materiale. Cioè la ragazza tentò di rimediare a questo problema dicendo che lui era molto disordinato e lasciava le matite un po' da tutte le parti, il cruscotto del furgone, di qui e di là, no, però insomma. E cosa aveva fatto Pacciani? Era andato a cercare tutte queste matite di qua e di là, le aveva raccolte insieme al blocco e se le era portate via, insomma. Heidemarie fu sentita anche per le foto e le cartoline di origine tedesca e olandese,
non le aveva mai viste, ma il fratello era andato spesso in Olanda ed era un frequentatore di mercatini, dove tali oggetti si potevano comprare. Pur del tutto prive di valore probatorio, quelle parole furono comunque ritenute interessanti dal giudice di primo grado. A questo punto parliamo di qualche testimonianza di tipo tecnico, perché su queste prove materiali poi vennero interpellati i tecnici che si erano preoccupati di effettuare gli esami. E qui bisogna un minimo parlare dell'incidente probatorio. Allora, l'incidente probatorio ne ho già parlato, è un istituto, l'incidente probatorio, che consente di portare in dibattimento delle prove raccolte in precedenza, perché secondo il nuovo rito accusatorio tutte le prove dovrebbero nascere in dibattimento, no? Ma ci sono dei casi in cui questo è impossibile. Allora, sostanzialmente ce ne sono diverse di situazioni. Le principali sono due. C'è quella del testimone che per motivi, che ne so, magari perché sta male, potrebbe non riuscire ad arrivare a deporre in dibattimento e allora si raccolgono le sue testimonianze con tutti i crismi, con gli avvocati, eccetera, eccetera, nell'incidente probatorio e poi vengono tenute buone per il dibattimento. Qui invece il caso è diverso, è il caso degli esami tecnici. Gli esami tecnici non è che possono essere fatti durante il dibattimento, no? Perché durante il dibattimento, se si volesse veramente seguire lo spirito del rito accusatorio alla lettera, si dovrebbe prendere il tecnico, metterlo lì in un laboratorio con davanti tutti avvocati, giudice, compagnia bella e verificare quello che sta facendo, cosa che in quel momento, cosa che naturalmente non è possibile perché sennò il processo dovrebbe fermarsi. Per cui questo è un lavoro che viene fatto in precedenza attraverso l'istituto dell'incidente probatorio. Nel processo Pacciani furono vari gli incidenti probatori, tutti richiesti dal PM al fine di consentire lo svolgimento delle perizie tecniche che ebbero per oggetto le prove materiali. La legge vuole che la nomina dei periti venga disposta dal GIP, giudice per le indagini preliminari, quindi da un organo in teoria neutrale, e quindi neutrale dovrebbe essere l'approccio dei periti verso l'oggetto delle loro verifiche. Ma nella pratica quasi sempre non è così e il caso Pacciani non fece eccezione. È evidente infatti che un tecnico al quale venga richiesto di trovare delle prove può essere indotto psicologicamente più a trovarne che a non trovarne, poiché trovandone può mettere sul tavolo un risultato certo. Cioè la prova io l'ho trovata, il mio lavoro l'ho fatto se trovo la prova. Non trovandone può temere che il suo lavoro possa essere giudicato quantomeno superficiale e questo penso sia normale, no? Cioè se, vabbè, io sono un esperto informatico, tra virgolette, mi chiedessero un parere informatico, io ragionerei in questo modo. Cioè se non trovo questa cosa che cercano c'è il rischio che possa venire sospettato di non aver fatto bene il mio lavoro, no? Se invece la trovo, già visto, è stato bravo. Ed in più, anche se formalmente l'incarico viene affidato dal GIP, il committente ultimo è quasi sempre il PM, cioè è il PM che richiede questo esame, anche se poi è il GIP che dà l'incarico al tecnico, per cui il tecnico sa bene che la richiesta arriva dal PM. Quindi i periti si sentono in dovere di render conto a lui, al PM, con l'ovvia conseguenza di essere portati ad assecondarne le aspettative. Alla luce dell'inevitabile sudditanza psicologica verso il PM, diventa ad esempio facile spiegare la pervicacia con la quale il perito May si rifiutò di formulare almeno una valutazione di massima sul tempo di interramento della cartuccia Pacciani. Lo abbiamo visto. Ecco, io qui lo ricordo. Questo perito May fu interpellato per stabilire da quanto tempo la cartuccia trovata nell'orto di Pacciani era lì, era in questo grumo di terra. Aveva a disposizione l'ossidazione, chiamiamola ossidazione, dell'ottone del bossolo, lo spessore, per determinare questo tempo, ma questo spessore era minimo, però nella letteratura non c'erano dati precisi e lui poteva dire che questo tempo poteva essere da 0 a 5 anni.
quando però per lo spessore minimo si doveva pensare che era più 0 che 5 anni. Ecco, lui si rifiutò categoricamente di ammetterlo. Da parte loro, Benedetti e Spampinato, periti balistici, si fecero in 4 per dare un valore probatorio alle impronte riscontrate sul reperto, cioè sulla cartuccia Pacciani, arrivando a veri e propri equilibrismi dialettici con le locuzioni buona identità e buona coincidenza con quelle dei bossoli sparsi dalla pistola del mostro, quando identità e coincidenza non sono caratteristiche misurabili, come ad esempio una somiglianza che potrebbe anche valutarsi in grandezza, o sussistono o non sussistono. Cioè è un controsenso dire buona identità e buona coincidenza, cioè si può dire una buona somiglianza ma non una buona identità e una buona coincidenza. La coincidenza o c'è o non c'è, è un po' un trucchetto, no? A me sembra un trucchetto, lo disse anche il giudice di secondo grado. Senza contare la pretesa di assegnare una qualche validità alla comparazione di impronte che mai nessuno prima di loro aveva preso in considerazione. E anche qui, siccome mancavano le impronte primarie, si andarono a cercare improntucole, diciamo così, di nessuna rilevanza, cercando delle somiglianze con quelle dei bossoli del mostro, però con un risultato che non aveva valore, insomma. Ma i massimi vertici della condiscendenza verso l'accusa furono raggiunti con la perizia grafologica sulle cifre vergate a matita sul retro del blocco Schizzenbrunnen. Abbiamo già visto che dopo una prima perizia, i cui risultati non erano stati ritenuti soddisfacenti, ma che invece aveva semplicemente mostrato l'aleatorietà di confronti effettuati su un materiale troppo esiguo, ne era stata richiesta una seconda a differenti periti, De Marco, Contessini, Lotti. In questo caso il PM fu molto più soddisfatto dei risultati, poiché ai 3 le poche cifre bastarono e avanzarono per concludere che le 2 parti della scritta erano attribuibili a 2 impiegate del Prele Shop. Abbiamo già visto come qualche semplice ragionamento escluda che quel blocco fosse stato venduto in quel negozio. Quindi per forza i 3 periti sbagliarono e che ufficialmente avessero operato in modo disgiunto getta ancora più ombre sull'intera perizia. È lecito infatti chiedersi come potessero essere arrivati tutti e 3 alle medesime conclusioni errate senza consultarsi. Insomma, quello che io dico è dimostrato che questo blocco non era stato venduto al Prele Shop. Io l'ho già, nei miei video sul blocco l'ho già dimostrato, c'è chi non lo vuole vedere, non so cosa farci. Io penso che la persona intelligente capisce da sola che quel blocco non c'entrava nulla con il ragazzo tedesco. Per cui questi periti che avevano riconosciuto le scritture delle 2 impiegate si erano sbagliati, ma si erano sbagliati tutti e 3 allo stesso modo. Separatamente la cosa puzza un pochino, no? Vale poi la pena notare che 2 periti incaricati per primi, i 2 periti che erano stati poi sostituiti da questi 3, non furono neppure convocati in dibattimento, quindi la giuria non ebbe modo di valutare le ragioni che li avevano indotti a concludere in modo assai differente rispetto ai colleghi, arrivati dopo. Ma c'è ancora di più. E allora qui il mio saggio, io qui non lo leggo, ma insomma il mio saggio tira fuori la questione di uno dei 3 consulenti, di Salvatore De Marco. Io questo l'ho già detto nel video sul blocco. Si era distinto per eccesso di zelo, perché nel suo laboratorio, quando lui cercava di capire questa scrittura, se era quella di queste impiegate, c'era un dispositivo a luce radente con il quale lui cercò di andare a vedere se su questo blocco c'erano delle impronte di scritte in tedesco e che non c'entrava niente. Insomma, lui era stato interpellato per questa perizia grafologica, cosa c'entravano queste impronte. Poi da lì, questo comunque l'ho già detto, ma lo ridico, venne poi fatta effettivamente una perizia su queste impronte latenti che non dette nessun risultato. Allora qui ci stiamo avvicinando alla sospensione del processo prima dell'estate. Furono sentiti vari testimoni tecnici,
ma di questi magari parleremo più avanti. Adesso vediamo un po' se vale la pena di stare a guardare qualche altra cosa, per esempio la deposizione di De Fazio, la deposizione di Francesco Bruno sulle caratteristiche dell'assassino e compagnia bella. Vorrei però, prima di concludere, accennare a un argomento molto molto importante che approfondiremo in seguito, che è quello degli elementi che già al processo Pacciani fecero emergere l'ipotesi dell'esistenza di complici. Ecco, abbiamo visto prima di tutto questi possibili complici che deposero il 26 maggio. Il 26 maggio, abbiamo fatto un piccolo cenno, furono sentiti Mario Vanni e Giovanni Faggi, che avevano conosciuto Pacciani. Mario Vanni, vabbè, lo sappiamo, era amico di Pacciani, anche Giovanni Faggi era stata trovata della corrispondenza che dimostrava che i due si conoscevano, si erano conosciuti. Questi due furono proprio quelli che vennero individuati nella sentenza come possibili complici, anche se non venne detto, il loro nome non venne fatto direttamente, ma il giudice fece capire che si riferiva a loro. Per cui già la possibilità di complici partì con la loro deposizione, che convinse poco. Ma io credo che il punto di svolta ci fu l'8 di giugno, quando tornò alla carica Lorenzo Nesi, che aveva già deposto in precedenza, fu il primo dei testimoni classici, ma tornò alla carica perché si era ricordato che la domenica sera del delitto degli Scopeti, lui tornava assieme a degli amici da una gita fuori, passando lì da via Scopeti, aveva visto una macchina che gli era sembrata la macchina di Pacciani. E in questa macchina, oltre a Pacciani che guidava, c'era un'altra persona. E lì io penso che si cominciò, da parte dell'accusa, a lavorare sulla presenza di questi complici, no? Insomma, se lì, la sera del delitto, Pacciani era con qualcuno, vuol dire che aveva avuto un complice. Poi un mese dopo, più di un mese dopo, il 13 luglio, ci fu un'altra testimonianza che andò verso lo scenario dei complici, anche se in modo indiretto. Ivo Longo, di questo ne parleremo, comunque Ivo Longo si presentò raccontando di aver visto una macchina a tarda notte, mezzanotte e più, che stava andando poteva andare verso San Piero a Sieve, dove venne imbucata la lettera con il frammento di seno. In questa macchina aveva visto a guidare, aveva riconosciuto Pacciani, ma la macchina non era quella di Pacciani. E qui sappiamo che i giudici, invece di dire no, quello non c'entrava niente, dissero no, era Pacciani, ma guidava la macchina che un complice gli aveva prestato. Un complice che però non poteva essere Mario Vanni, perché Mario Vanni non aveva nemmeno la patente. Per cui comincia lo scenario ad arricchirsi, ma lo scenario si arricchì ancora di più il giorno dopo. Allora Ivo Longo aveva deposto il 13 luglio. Il 14 luglio ci fu un autogol della difesa di Pacciani. Nell'intento di squalificare, cioè di ridimensionare la testimonianza Buiani, se vi ricordate nel video scorso abbiamo visto che Buiani aveva visto una Ford Fiesta che gli aveva tagliato la strada lì a Scopeti. Ecco, la difesa, Pacciani voleva dimostrare che attorno alla piazzola di Scopeti aveva viaggiato un'altra macchina, un'altra Ford Fiesta che non era quella di Pacciani, e per questo aveva chiamato a deporre un avvocato, Giuseppe Zanetti, mi sembra, sì, Giuseppe Zanetti. Peccato però che questa testimonianza di Zanetti, che aveva visto una Ford Fiesta come quella di Pacciani più volte lungo via Scopeti, lui passava con la bicicletta, però con accanto una persona che non era Pacciani, il giudice intese che quella macchina era quella di Pacciani e che vicino alla macchina c'era un complice di Pacciani, mentre Pacciani era in giro per la vegetazione a perlustrare. Comunque, di queste testimonianze relative allo scenario dei più complici riparleremo ancora. Ho detto che il processo il 15 luglio venne interrotto e fu l'ultima udienza prima della pausa estiva. In quell'udienza il giudice rifiutò gli arresti domiciliari per Pacciani, che trascorse in carcere tutta l'estate.
e poi naturalmente anche dopo, perché poi fu condannato. A questo punto devo annunciare che questo canale farà un po' come fece il giudice lì, il processo di Pacciani, si prende una pausa fino a riprendere i video a settembre. Vi saluto.